A questo punto abbandoniamo la Germania e andiamo verso un altro paese devoto alla birra, Repubblica Ceca. Prima tappa non può essere che la città di Plzeň con i suoi sotterranei e ovviamente la Pilsner Urquell. Buongiorno! Buongiorno! Volevo farvi vedere dove abbiamo dormito, perché alla fine, se non avete visto l'episodio precedente, noi siamo a Regensburg e praticamente sostiamo al centro della città. Scusate gli occhi, ci siamo appena alzati. E questa è un'isola che si trova in mezzo al Danubio. E se non riuscite a scorgere il fiume, potete sempre trovarlo nell'episodio scorso. Abbiamo dormito con 2 amici tedeschi. E quello là in fondo che si vede è la casa per gli sport acquatici. Anche se non assomiglia al grande fiume che c'è ovunque, non è così piccolo il Danubio. Questo è soltanto una manica. Invece da questa parte ci sono un bel po' di foglie. Ma le foglie le troviamo anche sul tetto. Sembra che autunno finalmente sta decidendo di arrivare. So che voi guarderete questo video più avanti, ma qui siamo a novembre. Uno si aspetterebbe che qua al nord l'autunno fosse già arrivato, invece no, però noi andiamo ancora un pochino più su. Ma prima una piccola prima colazione, perché dopo speriamo che ci sarà almeno una seconda. Con queste bottiglie, con questi tappi che io li odio, devi fare intero giro per farla aprire. Ma in ogni caso, buon appetito! Buon appetito! Come ci è già capitato quando arrivavamo nelle piccole cittadine dove non pensavamo di fermarci tanto perché pensavamo che bastasse una mezza giornata, un giorno a vederle, e Regensburg ci ha sorpreso. Ma ora uno di noi due deve comprare la vignetta della Repubblica Ceca. La vignetta acquistata per la prima volta, come mi ricorda il sito, ma non è la prima volta che noi andiamo a Praga. Siamo già andati quando abbiamo fatto il viaggio di fine anno, quello che si fa alle superiori per la maturità, ed era la prima volta che andavamo oltre la cortina di ferro. Sì, e voi che sapete che siamo nati magari nella ex Jugoslavia pensiate, ma voi eravate dietro la cortina di ferro? E no, per noi i paesi dell'ex blocco sovietico erano la cortina di ferro. Prima di partire i professori hanno cercato di prepararci a questa frontiera, perché noi in Repubblica Ceca siamo entrati d'Austria, siamo arrivati a sta frontiera che era completamente deserta. I professori ci hanno detto non fiatate, non parlate, a momenti ci dicevano di non respirare. Sono arrivati i doganieri, chiamiamoli così, ma erano straarmati. Ci hanno portato via passaporti e per 2 ore e mezzo noi siamo seduti lì senza sapere ci fanno entrare o non ci fanno entrare. Dopo 2 ore e mezzo sono arrivati, ci hanno dato passaporti, ci hanno salutati e per fortuna siamo riusciti ad andare avanti. Nonostante in Germania non c'è limite di velocità, raramente vedi qualcuno guidare molto più velocemente. E quell'anno 1990, tanto per precisare perché ormai il blocco sovietico stava crollando, la maggior parte delle gite è andata in Italia e Spagna, ma anch'io ero uno di quelli, anche se non eravamo nella stessa classe, che sono andati verso il Praga e dopo anche Vienna, devo dire la verità. La nostra esperienza era un po' diversa. Mi ricordo benissimo il rientro nella ex Jugoslavia. Da noi non c'era la cortina di ferro, ma c'era la cortina corrotta. Praticamente ci hanno bloccato sempre per 2 ore, non ci hanno fatto scendere, ci hanno preso i passaporti e finché ognuno di noi non ha sgacciato un quantitativo preciso di marchi tedeschi, non ci hanno fatto rientrare nel nostro paese. Anche in questo viaggio abbiamo trovato qualche lavoro in corso sulle autostrade tedesche, ma niente in confronto alla media. Non si può dire che noi veniamo spessissimo in Germania per visitare la Germania, ma alla fine tra una cosa e l'altra Germania si trova sempre su qualche passaggio, la attraversiamo sempre e anche quando non dobbiamo andare facciamo un saltino per andare all'Europa Park. Avete visto il nostro video dall'Europa Park? Direzione Repubblica Ceca. E siamo appena stati superati dal pullman della polizia e stiamo entrando nella Repubblica Ceca. Wow! Qui non si vede nemmeno dove una volta era la dogana. Guarda quanti fili! Madonna. Benvenuti a Plzeň, la città della birra. Guarda le case e non siamo neanche vicino al centro. Ci
sono fatte Matsu Billboard! Dai! Stiamo arrivando. Come si può vedere da questo billboard. Entriamo e troviamo il parcheggio per i pullman. Che è di là, credo. Ok, di là. Charlie parcheggiato dietro di me. Qua davanti è la fabbrica, praticamente non potevamo rimanere nel parcheggio dove ci siamo messi vicino al pullman, semplicemente perché c'è una visita guidata e sta arrivando un altro pullman. Però questo parcheggio qua dove siamo entrati è proprio il parcheggio per i visitatori della fabbrica Pilsner Urquell. Guardate che ingresso magnifico! Tutto questo è il cortile della fabbrica. E io adesso devo andare a Visitor Center ad annunciarmi. Ma che posto pazzesco! Dopo veniamo a mangiare qua. Ma dai ragazzi, Citroen è troppo bello. Questa è arte quasi contemporanea. Ma c'è anche Maya. E niente, ho delle novità. Ci rispostiamo nel posto riservato al pullman perché è riservato anche per i camper. Il Davide e Golia. Avete visto il nostro video su Regensburg, come sono rappresentati bene Davide e Golia? E questo è sicuramente uno dei posti più popolari della Repubblica Ceca. E qui c'è la fabbrica, quella originale. Ma non solo c'è la fabbrica, ci sono anche i mezzi che utilizzavano una volta. Da notare che avevano la loro ferrovia. Anche se questa cosa della ferrovia è una cosa piuttosto normale per le grandi fabbriche. E questa lo era. Come lo era, lo è ancora, sono in un altro posto. E da questo punto parte il tour della fabbrica con questo mezzo qua. E per andare verso la nostra meta utilizziamo questa strada offertaci dalla birreria. La birreria è proprio in un posto splendido. E c'è pure lo stadio. È arrivato l'autunno! E tutto quello dall'altra parte è sempre la birreria. E lì abbiamo parcheggiato Charlie. Ma volevo soltanto chiarire una cosa. Noi a questa birreria guardiamo come architettura industriale, come un sito storico. Anche se interessante. Cioè, nel senso, mi sono spiegato. Si vede che è un sottopassaggio che porta allo stadio. Ma sul calcio torneremo ancora. Wow! E ci stiamo avvicinando al centro. Queste foglie qua in mezzo stanno proprio bene. Ma dobbiamo dirvi una cosa, tutto questo verde, tutta questa tranquillità non ci aspettavamo in centro città, come anche a Regensburg ieri. Non ho filtro polarizzato con me, però penso che si vede. Noi non andiamo a visitare la birreria, cioè proprio la fabbrica la produzione, perché ci sembrava una roba troppo eccessiva per noi. Invece quello che andiamo a visitare è il museo della birra. Oh ragazzi, io sono rimasto veramente senza parole, troppo bello. E questo è l'ingresso del museo che andremo a visitare. Se mai non vi ho detto, entriamo qua. For museum and underground boat. Yeah, we have English tour at 1 o'clock to the underground. Si entra qua? Questo è l'unico museo in intera Repubblica Ceca dove potete vedere come avveniva la produzione della birra una volta. Parole povere, cosa avveniva? Portavano grano e lo mettevano a germogliare per 8 giorni. Dopo 8 giorni cominciavano a girare questo grano per fermare il processo di germogliazione, per dopo passare all'asciugatura che avveniva a circa 80 gradi. Ma dopo non è che prendevano tutto il suo malto e lo portavano in una grande fabbrica come abbiamo visto, no, una volta utilizzando cavi lo trasportavano fuori città nelle piccole birrerie, così se avveniva un incendio non avveniva incendio in città o in una struttura grande. E una volta finita la cottura tutto quanto veniva messo nelle grosse botti e depositato nelle cantine che però andavano raffreddate con il ghiaccio in attesa che finisce la fermentazione. E ora andiamo avanti. E ora qui dentro si trovano vari macchinari dell'epoca. Questo per esempio è un compressore, una bilancia. Ma sapete cos'è questo? Questo qua è un filtro per la birra.
E questo è un modello della fabbrica della birra che funzionava ancora a vapore, ma come vedete le riprese sono quasi impossibili per via delle luci. La vasca di fermentazione e questo pozzo porta nell'underground che andremo a visitare più tardi. E questo fuoco qua serviva per asciugatura. E appunto qua abbiamo quell'asciugatura di quale Sasha parlava prima a 80 gradi. E ci invitano a sederci e fare una partitina a carte. Lo conoscete queste carte? Si chiamano le carte ungheresi, ma visto che questi amici non sono arrivati e che quelle lì sono tutti indaffarati, mi sa che oggi non le giocheremo. Purtroppo fare qua riprese è molto difficile per via della luce, perché la luce è veramente fatta male, non è fatta per le riprese, ma è fatta per guardare. Altro problema che abbiamo riscontrato, e lo devo dire con rammarico, è che le indicazioni non sono chiarissime, quindi non si capisce esattamente quel macchinario a cosa serve. È scritto in inglese, ma veramente con mezza parola. Alla fine questo giro è stato molto bello, ci è piaciuto tanto e non è ancora finita, perché comunque si riesce a capire un po' di storia, anzi proprio la si sente dentro. Il processo della produzione della birra, una volta come anche tanti altri mestieri, impiegava utilizzo di tantissimi artigiani. Infatti qua vediamo all'opera il lavoro dei fabbri e dei falegnami, che erano importantissimi per le botti. E queste travi sono secolari. E senza un laboratorio all'epoca, come d'altronde al giorno d'oggi, non ci sarebbe un sviluppo della produzione. È la cosa più importante di tutte. Ingredienti. E qui abbiamo proprio la storia della birra a Pilsen per arrivare alla Pilsner Urquell. Imbottigliatura. Per usare il linguaggio tuo volevi dire tappatura? Credo che qua le immagini e la musica parlano da soli, non c'è bisogno di spiegazione. Volevano farvi vedere l'atmosfera dei locali tipici delle birrerie tipiche di Praga, di tutta la Repubblica Ceca. Ma all'epoca questi non erano posti dove si andava solo a bere, erano posti dove si andava a socializzare, quindi potevate trovare anche grandi scrittori come Franz Kafka o Karol Čapek, di quale noi tutti e due abbiamo letto le fiabe. E la birra alla spina. Abbiamo solo la birra. Noi come sempre ci siamo divertiti, adesso andiamo verso il centro. A noi piacciono tanto queste vetrine in legno di una volta. Già qui nelle vie attorno al centro abbiamo visto delle case spettacolari, ma è un barocco molto vicino a quello che avete potuto vedere magari nei video che abbiamo fatto su Vukovar, dove siamo nati noi, mentre qui al centro penso che è una cosa un po' più boemiana, anche se questa sembra un po' inquietante, e abbiamo dedotto che è un tribunale. Dalle scritte ovviamente non siamo così bravi a decifrare i disegni. E in mezzo alla piazza c'è la cattedrale, in mezzo a tutte le macchine parcheggiate. E qui si sta preparando un mercatino, una sagra, ma non quella di Natale ovviamente, ancora troppo presto. E ahimè, purtroppo per noi la sagra incomincia domani, io avevo già adocchiato qualcosa da mangiare. E qui parte la zona pedonale, ma sta arrivando brutto tempo. Questa sagra dura 11 giorni ed è dedicata al San Martino, quindi potete immaginare. Ma queste sagre sono i posti migliori per comprendere una cultura e delle tradizioni. Ci siamo fermati a prendere un caffettino in un posto interessantissimo.
Volevamo dirvi che c'è quello che sentiamo noi, che purtroppo tante volte dei cittadini della Repubblica Ceca o Cechia, come vengono chiamati adesso, vengono considerati soltanto come dei cittadini provenienti da un paese dove non c'è nulla. Come sappiamo, con i soldi si possono costruire tantissime cose, palazzi, strade, città intere, ma non si può costruire la cultura. E questo poi vedrete in questo video e nei prossimi vi farà capire queste mie parole. Il macchiato, oltre ad avere bell'aspetto, è anche buono. L'ho provato. Ne vedremo un'altra. Soltanto sembra la solita treccia con crema e cioccolato. È pazzesca. Andiamo a fare i tour dei sotterranei. Non ci posso credere. E ha chiuso la porta a chiave. Questa è la mappa dei sotterranei di Plzeň. Chilometri. Giallo per te. E questo una volta era la camera di ghiaccio dove si teneva il ghiaccio per raffreddare la birra. Sotterranei, quali stiamo per entrare, sono stati costruiti durante il XIII secolo e praticamente posto dove ci troviamo noi una volta era dove c'era il municipio. Adesso noi vedremo tipo 800 metri di questo tunnel, ma i tunnel ci sono sotto tutta la città. Ci ha detto di rimanere attaccati al gruppo ed è scappato. Questa prima parte del tunnel è piuttosto moderna perché hanno dovuto ristrutturarla. Ora rivedremo anche nelle parti vecchie. Troviamo sotto a Perlova Street. Ma è stupendo! Ci troviamo sotto questa casa. Questi sotterranei dove ci troviamo adesso vennero costruiti tra il XIV e il XVIII secolo. Questo livello qua serviva per conservare il cibo, mentre quello al piano di sopra serviva a conservare legna e ferro, perché non volevano che si bagnasse ovviamente. Adesso andiamo a vedere dove conservavano la birra. Anche questi spazi qua, questa porta, non è che portava da qualche parte, era una semplice cantina. Tipica casa medievale sopra questi cunicoli. Durante gli assedi questi sottopassaggi servivano o per nascondersi o passare da una parte all'altra della città. E c'è il pozzo con acqua. Qui comunque è pieno di pozzi. Questo è il pozzo originale, così come era all'inizio. Lo spazio dove ci troviamo adesso è originale, non è stato toccato nulla, sono stati solo rinforzati ingressi con i mattoni, ma ci ha spiegato il Signore che una volta i tunnel non erano collegati perché praticamente ogni casa aveva il suo tunnel, che man mano chi veniva generazione dopo generazione lo ampliava, quindi partivano con una stanza, sono arrivati a 6. I tunnel sono mantenuti così bene che nonostante ci sono tutti questi pozzi con l'acqua non c'è nessun odore. Ci si bagna? Ci si bagna, sì. L'unico odore che si sente è quello di zolfo, non quello di umidità. Ma soltanto adesso. Però. Soltanto adesso, sì. Questo buco serviva per portare via l'acqua piovana direttamente nel fiume. E questi qua sono ancora colpi dei piccozzi fatti centinaia di anni fa magari. To the fountain at the city square.
Ho picchiato la testa 3-4 volte. Guarda come siamo fashion con i caschi, guardami, guardami. Between the different guides, sometimes one group is more. Non so se si capisce dai capelli che siamo appena usciti dall'underground, e qui dietro si trova anche il museo della birra. Volevamo andare a mangiare lì dove vi abbiamo fatto vedere all'inizio, nella fabbrica, ma poi ci hanno detto i ragazzi qui dove Al museo, Dove che vendono se i vogliamo biglietti? mangiare tradizionale dobbiamo venire qua. in più abbiamo 4 birre gratis. Devo dire che ho avuto qualche problemino a scegliere, perché qua parliamo proprio della cucina tradizionale, quindi va anche capito quello che c'è dentro. Quando è arrivato il cameriere che parlava inglese, noi non eravamo pronti. Adesso ci hanno mandato un cameriere che secondo me parla solo la lingua ceca, e praticamente sì, sappiamo che abbiamo ordinato goulash, ma l'altra cosa non siamo sicuri. Ce la farai? Questa è la mia Radler. Mi sembra ottimo. Che dire, goulash, ma buono. Ci sono molte più spezie rispetto a quelle che metto io, cioè sento il cumino, un po' più di pepe, paprika, buonissimo. Ci sta il pane nero? Ci sta da Dio il pane nero, buonissimo. Ma perché abbiamo preso goulash? Oltre perché qui è una specialità, ma perché goulash è quel leggermente più forte che va perfettamente con la Pilsner, perché la Pilsner vuole una cosa un pochettino più forte, almeno per i miei gusti. Goulash spazzato via. E ora è arrivato il resto. Gnocchi di patate, maialino dentro il sugo e ovviamente krauti. Proviamo questi gnocchi di patate, perfetti con il sughetto del goulash, e si sentono tantissimo le patate. Kraut decisamente diversi da quelli tedeschi, perché questi sembrano più bolliti, e la carne morbidissima. E mi sa che abbiamo finito anche qui. E che dire? Abbiamo mangiato veramente bene, cucina tradizionale da Dio. Ed eccoci anche al Suver Shop. Sono maglioncini invernali, ma Pilsner Urquell, felpa mega pesante, però quasi 70 euro. Invece questo senza cappuccio 35, ma mi sa che questo qua dopo 2 lavaggi va via. Ma è anche uno shop della squadra di calcio. Calzini, questi ci potrebbero stare. Questi sembrano interessanti come idea regalo, praticamente dentro ci sono calzini con questo disegno. E dopo aver esaurito la scheda della Sony passiamo al telefono. Sì, comunque c'è un sacco di magliette, ma non è che mi hanno conquistato. Allora? Ok, guarda. Ecco, questo colore mi piace, però queste sono le taglie femminili. Eh sì, queste sono belle. Sono tutte in alluminio. Pure questa qua, con segna in Piazza Duomo Milano. E vedete il treno del quale vi ho parlato? Eh sì, ci sono un po' di cose, però niente di speciale sinceramente. È tutto molto 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 caro. Ma una cosa fino adesso non ve l'abbiamo detta, perché anche noi l'abbiamo saputa soltanto un paio d'ore fa, che anche la Pilsner Urquell ha fatto la fine di tantissime compagnie, è ceduta alla globalizzazione
ed è stata acquistata di Akashi Beer. Però non tutti i mali vengono a nuocere, come abbiamo saputo da quando è stata acquistata è incominciata una nuova nascita. Sembra che il capitale che è entrato dentro ha fatto sì che non soltanto ne rinasce l'industria, ma anche tutto quello che gira intorno, perché metà della città dipende da questa birra, dipende da questo marchio, pure i sotterranei dove siamo stati. Ora andiamo avanti, andiamo verso Praga. Ma la situazione traffico non è proprio boema, soltanto per uscire da Plzeň ci metteremo circa mezz'oretta e appena usciremo ci fermeremo a bere un caffettino, ce lo meritiamo. E appena fuori Plzeň ci siamo fermati in una stazione di servizio per prendere un caffettino, ma lo sto già facendo. Volevo dirvi che oggi è stata una di quelle giornate assurde per quanto riguarda le riprese, perché abbiamo portato con noi, quando siamo usciti dal camper, soltanto una batteria per la Sony e siamo arrivati al 15% della batteria, ma poi abbiamo finito la scheda di memoria. E più o meno in neanche 5 riprese siamo riusciti a finire 5 batterie della GoPro. Vabbè che le batterie hanno ormai 2 anni, ma appena scende sotto 42 gradi la temperatura esterna, batterie non durano più niente. Meno male che c'è il buon vecchio telefono a salvare sempre la situazione. Volevo farvi vedere anche un po' di strada perché abbiamo visto che merita, però sta arrivando buio e non credo che si vedrà niente, quindi ci vediamo al campeggio per i saluti. E alla fine siamo arrivati al campeggio, questa è la nostra piazzola e questo è il campeggio per quanto si vede. Praticamente un mini campeggio nel cortile di una casa. Mi sa che a questo punto ci vediamo domani. Buonanotte. Oppure lunedì prossimo. E già, siamo arrivati a Praga, detta anche città magica, ed è piena di misticismo e stranezze varie, ma anche piena di vita. Una volta arrivati, prima si prende il caffè con lui, poi si va a mangiare in un posto da paura, ma nel vero senso della parola. Mettetevi comodi, che si parte. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need.